chiamo Sasha Rivera, ho fatto l'Accademia di Belle Arti, ho iniziato come restauratore prima di entrare nell'avventura di Mono, in cui comunque proseguo l'attività di restauro. Jacopo Menzani, ho studiato fotografia allo IED di Milano, principalmente lavorato nel mondo dell'arte, dell'antiquariato, dell'arte antica e dell'arte contemporanea, facendo il fotografo, facendo riproduzioni di opere d'arte, seguendo artisti e gallerie, e poi è iniziata una lunga avventura nel mondo dell'antiquariato prima e poi del modernariato e della ricerca sul design e le arti decorative del Novecento, fino ad arrivare a quello che facciamo oggi, che è Mono, in collaborazione con altri. Noi avevamo tutti quanti un percorso proprio personale che era comunque legato al modernariato, al commercio, e abbiamo deciso di collaborare per semplificare il lavoro, perché comunque è un lavoro che da soli è molto complicato, difficile da gestire. Mono è nato da una comunione di intenti e di necessità. Ci conoscevamo da prima, da molto prima. Io già lavoravo con Jacopo di Canificio, poi ci siamo rincontrati con Sasha, abbiamo scoperto di fare un lavoro molto simile, di avere delle necessità comuni, anche un canone estetico e una ricerca comune, che è la parte fondamentale all'interno di questo lavoro, a mio avviso. Abbiamo trovato un percorso comune che facilitava e rafforzava i contenuti di quello che stavamo ricercando, poi rivendendo. Il fatto di essere comunque più persone ci permette di fare un lavoro che prende a 360 gradi quello che è effettivamente il commercio di mobili. Quindi offriamo un servizio di restauro non solo rivolto agli oggetti che noi vendiamo, ma anche per privati che hanno bisogno di questo tipo di servizio. Affianchiamo alla vendita del modernariato produzione di cose ex novo, quindi di design contemporaneo, quindi modernariato, antiquariato, arte antica, arte contemporanea. Credo che ci siano due cose fondamentali che ci distinguono dagli altri. Credo che una sia necessariamente la ricerca e il canone estetico. Veniamo da mondi diversi, abbiamo anche interessi diversi e questo ci permette di avere uno spettro molto ampio di ricerca, dall'antiquariato al design contemporaneo, e questo ci rende, a mio avviso, interessanti e in qualche modo diversi. Il secondo elemento fondamentale è quello di avere più professionalità all'interno di Mono, e appunto Sasha si occupa di restauro, io mi occupo della ricerca d'immagine, quindi in qualche modo ci sono più elementi che riusciamo a completare all'interno del processo. È un progetto e secondo me c'era veramente bisogno a Firenze, perché comunque venendo dal mondo dell'artigianato ci sono tantissime realtà a Firenze e avere uno spazio in cui comunque ci sia modo di mettere in mostra queste attività e aggregare chi ruota intorno a quello che è il mondo dell'artigianato, dell'arte, creare un punto di ritrovo, un centro, secondo me era importante. Credo che Manifatture Savacchi, per come è pensata in questo momento, sia una grande opportunità per Firenze, per questo quartiere e in generale per chi sta vivendo questa avventura. Spesso si sono fatti interventi di vario genere su parti della città. Quello che mi ha sempre reso perplesso erano i contenuti. Mi sembra di vedere qualcosa di nuovo qua dentro, mi sembra di vedere finalmente dei contenuti di alto livello, finalmente tutti nello stesso posto. Questo mi rende molto speranzoso. Quella è la nostra attività, avere vicino quelli che sono i punti fondamentali per poter lavorare, ossia l'ufficio che sia vicino al laboratorio, che sia vicino, diciamo, al magazzino, showroom. Ci faceva gioco, diciamo, questa cosa qua. E sicuramente essere all'interno di un contesto che comunque crea un giro di un certo tipo, che a noi ci serve, sia per scambio di idee o di collaborazione con chi ci sta intorno, sia per presentarsi all'esterno. Con Sasha e Jacopo di Canificio stavamo cercando uno spazio da condividere che fosse nello stesso luogo, laboratorio, magazzino e showroom, da diverso tempo. Da un paio d'anni ne parlavamo anche con Duccio, stavamo cercando uno spazio insieme per poter condividere una serie di dinamiche
che comunque vada ci accomunano, e poi si è presentata questa occasione qua, perfetta in questo momento, riusciva a soddisfare tutte le nostre necessità e a metterci anche all'interno di un contesto lavorativo dove non c'eravamo solo noi, ma c'era qualcosa che stava nascendo, che si stava costruendo. Sicuramente c'è un'evoluzione, cioè ci deve essere un'evoluzione. Mi dispiacerebbe perdere la parte artigianale per avvicinarsi a quella magari può essere vista più come arte, nel senso saper fare una cosa è molto importante piuttosto che avere un'idea e poi farla fare. Ci deve essere un'evoluzione però diciamo legata a quella che è la tradizione. Può essere una riscoperta di tradizioni, quindi mestieri persi che possono essere ritirati fuori, contestualizzati in maniera diversa. Per me è una domanda molto difficile. Non credo che ci sia una reale evoluzione, credo che i percorsi siano paralleli, credo che sia sempre esistito un artigianato di qualità, che sia sempre esistita l'arte e che sia sempre esistita l'arte decorativa. Pensare che un artigiano diventi artista è una forzatura. Considerare un pezzo di artigianato che è stato realizzato da un artigiano in un certo momento storico, evoluto in pezzo d'arte in un altro momento storico, è un altro percorso. Un artigiano è un artigiano, la ricerca di un artista, a mio avviso, è una ricerca di un artista. Questo.